Mettiamo che voi avete preso un cane, che sia cucciolo o adulto, non importa. Lui si troverà per la prima volta nella situazione da solo a casa vostra. Come fare? È molto semplice. Come per tutte le cose, se vogliamo che il nostro cane impari a comportarsi nella maniera corretta, dobbiamo abituarlo passo per passo. Non possiamo pretendere che gettandolo nella situazione lui decida di fare la cosa corretta. A questo serve l'addestramento, ad abituare gradualmente il nostro cane a comportarsi adeguatamente in ogni situazione quotidiana. Molti si ritrovano col problema del cane che quando lo lasciano a casa gli fa danni, distrugge totalmente l'abitazione o abbaia tutto il tempo e quindi i vicini di conseguenza si lamentano. Tutta questa cosa si può prevenire. Tutto ciò si può prevenire molto semplicemente abituandolo fin dall'inizio a stare da solo. Il primo consiglio che vi do è di iniziare a limitare delle zone della casa e a chiudergli le porte quando lui vi segue e a non aprirgliele quando lui abbaia o gratta, perché cedendo a questa richiesta state convincendo il cane ad abbaiare di più, a grattare le porte di più e ad agitarsi di più e fomenterete l'ansia da separazione, appunto. Prima cosa. Seconda cosa, addestratelo a stare tranquillo durante la vostra assenza. Come fare? È molto semplice. Mettiamo che voi avete preso un cane, che sia cucciolo o adulto, non importa. Lui si troverà per la prima volta nella situazione da solo a casa vostra. Dovrete abituarlo, dovete essere lungimiranti, dovete già sapere quello che vorrete ottenere e come ottenerlo. È l'unico modo per essere tranquilli e sereni. L'errore che si fa in questa situazione è di passare la prima settimana, se si prende il cane in un periodo in cui si ha del tempo libero o si è in vacanza, tipo durante l'estate o durante le feste natalizie. L'errore appunto è quello di passare tutto il tempo col cane, di non abituarlo mai a star da solo, neanche per un secondo, di tenerlo sempre al centro dell'attenzione e sovrastimolarlo, per poi quando si riprende con il lavoro e con gli impegni lasciarlo a casa per 5, 6, 8, 10 ore di fila e il nostro cane distruggerà la casa, farà i bisogni dovunque, abbaierà e insomma sappiamo tutti quello che succede. Noi dobbiamo sapere che ciò succederà, non dobbiamo sperare che non succeda e abituarlo passo per passo. Inizialmente lo abituerò allo scenario in cui esco di casa, chiudo la porta e rientro. E lo farò tante volte. Uscirò di casa e rientrerò tante volte di fila, senza guardare il cane, senza coccolarlo, senza dirgli bravo, come se fosse una cosa normalissima. Entro, esco, esco, entro. Si deve abituare che noi usciamo e entriamo e che la porta si chiude e si interrompe l'interazione, il contatto visivo, fisico, comunicativo. Quando vedrò che il mio cane si sarà abituato a vedermi uscire e non verrà più a cercarmi, non abbaierà più, non farà più i pigolii, a quel punto potrò iniziare a contare più secondi prima di rientrare. Mi raccomando, se il vostro cane frigna o abbaia, non entrate per lo stesso discorso delle porte chiuse, perché se no quando uscite lui abbaierà finché voi non tornate, perché loro non hanno il senso del limite. Mi raccomando, so che è difficile, però dovete resistere, non gli sta succedendo niente di male, è peggio cedere, perché poi in futuro vi ritrovate con un cane che svilupperà ansia da separazione. Quindi ripeto, se vi abbaia, se gratta la porta, se frigna, se fa non vi preoccupate, non sta succedendo nulla, si deve abituare che entrate quando lui è tranquillo. Per mantenerlo tranquillo fin dall'inizio, si esce e si rientra subito, senza guardarlo. Esco, conto fino a 2, 1, 2 e rientro. Esco e conto fino a 3, 1, 2, 3 e rientro. Fine, giorno 2. Esco, 1, 2 e rientro. Esco, conto fino a 5, 2, 3, 4, 5.
Preparatelo per quando poi dovrete lasciarlo ore, perché succederà, e se lui non sarà abituato saranno problemi. Sì, però a me ha distrutto il divano, mi fa i danni e mi ha fatto i bisogni all'ingresso e di qui e di là. Benissimo, vi do un consiglio, schietto e veloce. Usate il recinto. Capite come utilizzare il recinto in maniera corretta, cioè non è che ci sbattete dentro il cane e lo lasciate lì. Dovete abituarlo al recinto in maniera tale che quando non potete supervisionarlo, per evitare che impari a fare danni e che si metta in pericolo, lo tenete nel recinto. Lui deve imparare a stare sereno nel recinto con l'acqua, il suo gioco, la cuccia, pelo volante, e così sarete sicuri che quando uscirete lui non farà danni. Quindi recintino, esco e rientro tante volte durante la giornata. Non fate l'errore di stare sempre col cucciolo appiccicati e ci dormite, ci mangiate, ci fate il bagno e di qua e di là e poi matrimonio, lo lascio 10 ore a casa. Sarà una specie di esperienza traumatica per lui, dovete abituarlo piano piano e non avrete mai problemi di ansia di separazione, di danni in casa e di cane che abbaia quando voi non ci siete, e lui sarà tranquillo, sereno e vi aspetterà.